I cervelli di tutti gli animali, uomo compreso, hanno aree specifiche, specializzate per elaborare diversi tipi di stimoli sensoriali, zone per elaborare gli stimoli visivi, uditivi, tattili e così via. In queste aree uno stimolo particolare attiva sottozone particolari. Per fare un esempio, una canzone attiva parti delle zone uditive diverse da quelle attivate da un'altra canzone. Una delle domande che mi sono posta durante il dottorato è stata: come cambia la rappresentazione di uno stimolo nel cervello in base alla nostra esperienza, per esempio dopo che siamo stati esposti a esso per molto tempo. In particolare ero interessata al caso degli odori, perché un odore familiare passa sullo sfondo della nostra percezione, mentre uno nuovo è rilevante. Per rispondere mi sono rivolta a uno specialista dell'olfatto, un animale in grado di discriminare piccole differenze, piccole quantità di odori e ricordarle per molto tempo. L'ape. L'ape è dotata di antenne, con cui esplora l'ambiente olfattivo e che sono quindi il naso dell'ape. Gli odori che l'ape sente attivano neuroni olfattivi che si trovano nell'antenna. Immaginiamo adesso che la testa dell'ape sia diventata trasparente e che possiamo quindi osservarne il cervello. Le informazioni vengono trasmesse dai neuroni olfattivi a quest'area qui, che si chiama lobo antennale e che ha una struttura cosiddetta a glomeruli. Come dicevamo prima, uno stimolo particolare, in questo caso un odore, attiva sottozone particolari, in questo caso glomeruli particolari. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come si misurano queste attivazioni? Ogni neurone, in ogni cervello, ha una particolarità. Quando è attivo, moltissimi ioni calcio sono liberati al suo interno. Un'alta concentrazione di calcio vuol dire attività neurale. Sfruttando questa particolarità, qualche decennio fa gli scienziati hanno inventato delle piccole molecole fluorescenti che sono in grado di legare ioni calcio liberi nel citoplasma dei neuroni, dette sonde fluorescenti del calcio. Quando queste sonde trovano molti atomi di calcio da legare, aumentano la loro fluorescenza, così che lo stato di una zona del cervello, attiva o inattiva, si può semplicemente visualizzare sotto il microscopio. Nel mio esperimento ho misurato in questo modo l'attività del lobo antennale in risposta a un odore floreale A, un odore B e il loro mix. Gli odori A e B attivano combinazioni di glomeruli diversi. Il loro mix attiva un pattern che ha delle similarità con l'uno e con l'altro, ma è ancora diverso. Se andiamo a misurare quanto esattamente i tre stimoli risultano diversi, usando una misura chiamata distanza euclidea, vediamo che A e B hanno una certa distanza fra loro, ma sono equidistanti dal loro mix. Adesso, se alcune api vengono esposte per 3 giorni all'odore A, questi pattern cambiano. L'odore A sembra attivare sempre gli stessi glomeruli e l'odore B anche. La mix attiva un pattern ancora diverso, ma sarà sempre intermedio fra i due? Se valutiamo quali glomeruli sono attivi e quanto, ricalcolando le distanze euclidee, possiamo vedere che la mix non è più esattamente a metà fra le due rappresentazioni, è molto più simile all'odore B, l'odore nuovo. Lo stesso, ma al contrario, succede per api che erano state esposte a B. Mentre i cambiamenti funzionali succedevano, alcuni glomeruli hanno anche cambiato dimensioni e questo è un segno di plasticità neuronale, ovvero per ottenere questo risultato complessivo, certe connessioni fra i neuroni del lobo antennale sono cambiate in numero. Il fatto che l'ape sia così brava a discriminare, a imparare ad ignorare gli odori, dipende proprio dal fatto che il suo lobo antennale è plastico anche in età adulta. Cosa significa tutto questo? I pattern di attivazione dei glomeruli ci dicono davvero cosa percepisce l'ape. Se l'ape viene esposta per molto tempo a un odore, per 3 giorni per esempio, come nel nostro esperimento, è probabile che questo stimolo non contenga tante informazioni, perché non indica la vicinanza di cibo, l'avvicendarsi di un pericolo, nulla, è sempre presente e quindi non anticipa nel tempo nessun altro evento. Siccome il cervello dell'ape, come tutti i cervelli, vuole essere preparato a quello che succederà e in una certa misura vuole prevederlo, impara che questo stimolo che c'è sempre è irrilevante. In una situazione complessa dove questo stimolo compete con molti altri stimoli, cioè altri odori, questi odori avranno più rilevanza. Se l'ape li sente insieme, il suo sistema percettivo dà un vantaggio agli odori nuovi, che potrebbero avere un significato più importante. Tutto questo grazie alla plasticità strutturale. Questo meccanismo non è esclusivo dell'olfatto né del cervello dell'ape, ma è uno dei meccanismi con cui anche i nostri cervelli filtrano gli stimoli percettivi, a seconda delle informazioni che potrebbero contenere, ed è il motivo per cui dopo una lunga esposizione non prestiamo più molta attenzione ad un odore familiare, per esempio l'odore di casa nostra.